Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a introdurre Shardeum. Shardeum è una piattaforma di smart contract EVM ovviamente compatibile con una caratteristica particolare. È scalabile linearmente e aumenta all'occorrenza i TPS aggiungendo più nodi. Ma prima di cominciare, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e se il video vi piacerà di lasciarmi un like e di unirvi anche alla nostra community Telegram. E adesso andiamo a vedere che cos'è Shardeum, che cosa cerca di risolvere, se può essere un layer 1 ad alto potenziale, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di Shardeum, raggiungibile all'indirizzo shardeum.org. E che cos'è? Come ho detto in apertura, è un layer 1 incentrato sugli smart contract compatibile con l'EVM che va a utilizzare lo sharding dinamico ed è la prima piattaforma di smart contract scalabile linearmente che aumenta i propri TPS al secondo con l'aumento dei nodi. Infatti ogni nodo che si va ad aggiungere alla rete aumenta immediatamente le transazioni al secondo e quindi le TPS e la capacità totale della rete per andare a sostenere le innumerevoli transazioni mantenendo delle basse commissioni ed evitando così sulla carta la congestione della rete. Per quanto riguarda l'algoritmo di consenso utilizza il proof of stake e utilizza anche il proof of quorum. Come potete vedere in sovrappensione sono stimate oltre 100.000 transazioni al secondo con un costo approssimativo di 0,01 centesimo di dollaro con minimo 1280 validatori per la decentralizzazione della chain. Per quanto riguarda la tokenomics, ci sarà molto probabilmente anche una vendita pubblica. Comunque il 5% della supply è dedicata all'ecosistema e alle airdrops. Per quanto riguarda le airdrops di Shardeum, domenica alle ore 16 pubblicherò un video dedicato a questo airdrop da seguire step by step per provare ad essere leggibili e ottenere il drop gratuito. L'11% alla foundation, 15% al team, 18% al sale, 51% alle nodi di mining, fixed supply 508 milioni di token. Questo layer 1 ha raccolto in un primo round di finanziamento quasi 20 milioni di dollari e oltre 50 investitori hanno partecipato al seed round. È confondata dal fondatore dell'exchange indiano WazirX, Nishal Shetty, e dallo sviluppatore blockchain Omar Sayed, che come potete vedere sono anche schedulati. Comunque vi invito ad andare a verificare queste informazioni come sempre in autonomia. Oggi, secondo le stime riportate, la società, la startup, vale oltre 200 milioni di dollari. Ci sarà il lancio della beta, si spera entro fine 2022, con molto probabile il lancio della mainnet totale per il primo trimestre del 2023. E sempre nel 2023 inizieranno anche ad ospitare degli hackathon in India e negli Stati Uniti per andare poi a fornire una piattaforma che vada, una sorta di incubatore che vada a incentivare gli sviluppatori a costruire e far crescere tutto il loro ecosistema. Per quanto riguarda i casi d'uso, come ben sappiamo oggi tutte le blockchain hanno un ramo dedicato alla DeFi, alle dApp, soprattutto con la compatibilità dell'EVM. Il linguaggio di scrittura sarà il Solidity e il Viper. NFT e Web3. Diciamo che va a prendere tutte le branche di sviluppo inerente al settore. Per quanto riguarda la community, sono presenti su Discord con oltre 20.000 membri, YouTube, Twitter con oltre 40.000 follower, Telegram quasi 6.000 membri, Reddit, GitHub e LinkedIn. Attualmente ci sono già delle dApp, degli swap che hanno creato e si possono utilizzare. Li utilizzeremo anche per partecipare all'airdrop come DexPad, Shardeum Swap, Swap Finance, NFT Shardeum per andare a creare, a mintare degli NFT e ovviamente tante altre che arriveranno da questo momento fino al lancio ufficiale della mainnet e successivamente. Se questo ecosistema prenderà piede, come penso che succeda, ci saranno tantissime dApp e tantissimi applicativi che verranno sviluppati. In modo molto semplicistico, che cos'è lo sharding? Si va a riferire normalmente a una sorta di suddivisione dell'infrastruttura di una blockchain in parti molto più piccole per andare a migliorare la scalabilità. Ovviamente un problema noto
con le blockchain di Ethereum e tante altre, ovviamente quella della congestione e accelerare i tempi delle transazioni riducendo le commissioni. Tecnicamente Shardeum può scalare all'infinito espandendo le transazioni per secondo, come abbiamo visto precedentemente. Un sistema ad esempio molto simile a quello che utilizza anche NIAR, con la differenza sostanziale che Shardeum si va a distinguere espandendo le transazioni al secondo ogni volta che un nodo si unisce alla rete, piuttosto di dover aggiungere un frammento per ogni singolo aumento di transazione. Nelle prossime settimane dovrebbero aggiungere, anzi probabilmente l'avranno anche già aggiunto nel momento in cui starete guardando questo video, la scalabilità automatica, ovvero una funzionalità che consentirà alle transazioni al secondo di andare a contrarsi automaticamente quando il traffico va a diminuire. Per quanto riguarda la roadmap, che potete visionare tranquillamente all'interno del sito, la parte più interessante per quel che ci riguarda è il Q1 2023 con la Token Generation Event e la Public Sale. Tenendo presente che rilasceranno il 25 milioni di token in airdrop, vi ricordo che lunedì alle 16 pubblicherò sul mio canale un video guida step by step per provare ad essere tra quelli che riceveranno l'airdrop. Ci sarà abbastanza concorrenza perché comunque è un layer 1 che sta suscitando abbastanza hype. Le airdrop, come ben sapete, di questi layer 1 sono anche abbastanza golosi quando vengono listati, potrebbero portare un buon profitto. Comunque sono token a costo zero, quindi non è richiesto nessun investimento e sborso di denaro e quindi tantissime persone parteciperanno per riuscire ad accaparrarsi l'airdrop. Per chi poi fosse interessato ad approfondire questo ecosistema può trovare 8 pagine in PDF direttamente sul loro sito, il light paper di Shardeum, dove vi va a spiegare nel dettaglio un po' tutte le caratteristiche che abbiamo visto in questo brevissimo video. Attualmente siamo in AlphaNet, è ovviamente online e vedete che ci sono 28 nodi attivi, 109.000 account, oltre 1.000 contratti attivi e già per essere in AlphaNet ha già un buon numero di transazioni in questa fase test. Vedremo poi nel primo trimestre come si comporterà il team, come avverrà il lancio della mainnet, se ci saranno problemi, quali implementazioni e quali progetti si sposteranno eventualmente su questo layer 1. Comunque da fine estate a fine anno i layer 1 che stanno uscendo sono veramente tutti sulla carta, ripeto sulla carta, molto promettenti con un elevato potenziale di adozione. E stanno provando ognuno di essi a cercare di risolvere davvero un piccolo o grande problema che si ha nel settore della blockchain. E anche questo è molto importante perché è un nuovo progetto che deve uscire per prendere piede e avere il consenso della community, degli investitori, dei finanziatori. Secondo me deve andare a provare a risolvere un problema nella blockchain. Non deve essere una copia di un altro progetto che sarà una copia di un altro progetto, perché possono uscire tutti i layer 1 che vogliamo, tutti i progetti che vogliamo, ma se non vanno veramente a aiutare la comunità, se non vanno a aiutare il settore della blockchain e non vanno a risolvere veramente un problema, nel medio-lungo periodo si riveleranno dei flop. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Per quanto riguarda Shardeum, mi raccomando, domenica alle ore 16 verrà pubblicato un video dedicato all'airdrop proprio di Shardeum, una guida step by step che, se saremo fortunati, ci farà portare a casa qualche token gratuito. Ora vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!